In questo filmato verrà illustrata la definizione degli elementi strutturali. All'interno del software si trova un archivio molto completo di materiali e connettori. Nello specifico vi è un archivio relativo al legno strutturale, sia lamellare che massiccio, un archivio relativo ai pannelli in compensato, pannelli USB, pannelli in particelle e pannelli in fibrogesso. Un archivio relativo all'X-Ram con riportate le stratigrafie dei maggiori produttori a livello europeo, un archivio relativo ai connettori contenente chiodi lisci, chiodi ad aderenza migliorata, chiodi ancher per il fissaggio di piastre metalliche a legno, cambrette, viti autoforanti e viti a tutto filetto. È disponibile inoltre un archivio completo relativo agli incoraggi contenente hold down, squadrette a taglio, tasselli, piastre metalliche, eccetera, corredato delle relative resistenze di calcolo. Definiamo quindi la tipologia di parete. Possiamo definire sia pareti in X-Ram che pareti telaio. Procediamo alla modifica di una parete telaio già precaricata nel programma. È possibile scegliere se disporre fogli di rivestimento su entrambi i lati o solo su un lato del telaio. Si può scegliere il materiale costituente il telaio, ad esempio legno massiccio C24, e la dimensione geometrica degli elementi costituenti il telaio, lo spessore T, l'altezza dei traversi HB, la base e i montanti interni ed esterni, ed infine l'interasse medio tra i montanti. Passiamo quindi a definire il rivestimento del telaio. È possibile definire il materiale dei fogli di rivestimento, ad esempio OSB3, specificarne lo spessore e la dimensione del foglio. Si passa quindi alla definizione del collegamento, scegliendo un connettore all'interno del database contenuto nel programma. La spaziatura dei connettori. Il programma evidenzia eventuali errori e calcola in automatico la resistenza del chiodo e la rigidezza del chiodo secondo i valori riportati in normativa. È comunque sempre possibile editare manualmente il valore che il programma calcola. Andiamo a definire una nuova parete X-Ram. Cambiamo il nome. Scegliamo la stratigrafia all'interno del database contenuto nel programma, per esempio una parete da 160 mm avente stratigrafia 40, 20, 40, 20, 40, il materiale, ad esempio C24. Si noti come nella tabella sono riportati anche valori di taglio per rolling shear, la resistenza a torsione degli incroci ed il modulo di taglio per rolling shear, valori indispensabili per determinare resistenza e rigidezza delle pareti in X-Ram. Ultima scelta possibile è quella di ruotare la parete. In questo caso la parete avrà gli strati esterni verticali, in alternativa potrà avere gli strati esterni orizzontali.